Nella lezione di stasera lavoreremo sul chiaroscuro, su come si comincia per esempio a disegnare, a impostare un disegno e lavoreremo anche sulle differenti tecniche che vanno dal carboncino alla grafite, alla sanguigna. Il soggetto è tipo questo qui che possiamo eseguirlo sia a carboncino, ma lo possiamo eseguire anche a sanguigna. È veramente indifferente. Quali sono i materiali da usare e quali sono appunto le particolarità di questi materiali? Io qui ho preso una confezione, per esempio, qui dove ci sono varie tipologie di carboncini. Innanzitutto dovete fare distinzione tra la fusaggine, che è un carboncino morbidissimo, che serve, diciamo, per fare le basi, per fare, dare i toni generali. Poi si procede scurendo con un carboncino sempre più morbido che diventa sempre più scuro. Per fare invece i tratti più sottili ci si può servire. È logico, con questo non si riesce a fare un tratto sottile perché è molto, vedete, largo anche come punta, è tutto carboncino. Mentre questi quadrelli, non so se li conoscete, sono praticamente dei carboncini ridotti, diciamo, più compressi e ci sono medio, soffice, che vorrebbe dire molto morbido, e in base alla tipologia di carboncino che comprate, come al pari delle matite di grafite, potete ottenere varie sfumature a seconda di come esercitate la pressione sulla mano. Esistono poi carboncini anche, vedete, a matita o carboncini lo stesso, vedete, anche questi di varie durezze. Come si appuntano carboncini? Anche se qui trovate una punta lapis, la punta lapis serve per le matite, non per i carboncini. I carboncini si appuntano, vi faccio vedere, con la carta vetrata. Vedete? È una carta vetrata, esiste in fogli, si possono strappare, ma anche la comunissima carta vetrata. Poi per fare disegni e chiaroscurare è utile, vedete, questi sono per esempio fusaggine di varie pezzature e dimensioni. Possono essere più fini o più grandi a seconda di quello che abbiamo da fare. Io vi ho consigliato di prendere anche degli sfumini, ci sono di varie misure, in mancanza degli sfumini potete prendere dei cotton fioc, si può sfumare anche con la mano, col dito, anche se capite bene, riesce a coprire solo zone molto più ampie. Altre cose fondamentali, per esempio, sono le gomme. La gomma noi possiamo avere o la gomma pane, e io vi consiglio di tenerla in una custode, vedete, tipo questa, proprio perché se no si secca. Io vi mostro proprio a confronto una gomma pane, tipo questa, tenuta nella, che ora è inutilizzabile se uno non la salvaguardia, o una gomma pane invece tenuta con la sua pellicola, potete avvolgerla anche nella pellicola trasparente e tenerla qui. Vi spiegherò anche la differenza con le gomme, a cosa servono. Gomme esistono anche queste di precisione che si appuntano normalmente come si appunta una matita di grafite, vedete? Potete fare la punta a queste normalmente, qui trovate una gomma, vedete, di precisione che ci consente di ripulire dei punti luce. Allora voi mi direte, ma come la gomma si usa non solo per cancellare, ma anche per disegnare, proprio perché con la gomma si possono ritirare fuori i punti luce. Altri punti luce si possono fare altrimenti con il carboncino bianco, in realtà non è un vero e proprio carboncino, però è della stessa consistenza dei carboncini. Un'altra cosa, le matite anche di carboncino dovete stare attenti perché voi dovete prendere quelle che sono sfarinose, ok? Perché quelle che sono con una componente più oleosa fanno un tratto più deciso, ma poi non sono dei veri e propri carboncini. Lo stesso avviene per questo matite. Ci sono matite dure o ci sono matite carboncino che sono come i gessetti, con i quali si può veramente sfumare e lavorare. Una regola fondamentale
Per esempio, vedete, questa non è una matita carboncino, ma una matita normale. Dipende dal legante che tiene insieme i pigmenti. La prima cosa, appunto, da sapere è conoscere bene il medium. Allora, vi voglio dare comunque delle indicazioni quando si va a fare un soggetto, al di là di fare il lavoro stasera, delle cose fondamentali. La scelta proprio dei materiali, perché tra scegliere un materiale e un altro c'è una bella differenza. Come nell'uso, dicevo, di questi carboncini, è logico, se io prediligo una fusaggine mi serve per fare una cosa generale sotto. Se io prendo un carboncino di questa a quadrelli, io lo posso usare sia di punta, ma lo posso usare anche estesamente per macchiare tutto il foglio, ok? Poi, oltre alla scelta dei materiali che deve essere, si deve essere consapevoli che se si può fare una certa cosa bisogna conoscere il nostro medium, no? Dovete scegliere il foglio e la misura del foglio e come fare il vostro lavoro. È logico, noi ora facciamo quel soggetto lì, la misura è semplicemente orizzontale e quindi io, vedete, ho provveduto a fare un leggero disegno. Un leggero disegno perché, come vi ho detto prima, la grafite, se la mettete per prima, se la mettete leggera così non succede niente, ma se voi la grafite marcate molto il tratto, poi col carboncino non ci andate più sopra. Quindi si parte sempre dalle cose meno grasse, quindi carboncini che sfarimanano, che attaccano poco. È logico, ci si sporca. Per questo vi avevo indicato di prendere tipo un foglio di carta oleata che serve per tenere, vedete, il nostro polso quando si dipinge. Logicamente, come si inizierà a dipingere o a disegnare? Generalmente si disegna partendo in alto per chi è destro, in alto a sinistra si viene verso destra, perché se noi inizia a disegnare in basso a destra, è logico quando arrivo in alto a sinistra io sporcherò tutto il mio disegno. Quindi accorgimenti anche in questo senso. Sul tipo di matita, punto che andrete a usare, questo è fondamentale. Altra cosa che può tornare utile sono tipo anche degli sfumini, anche quelli che ci sono per il trucco, sfumini tipo di gomma come questi che vedete qui, che possono essere utilizzati anche per sfumare. Oppure potete avere anche delle matite bianche per fare poi delle lumeggiature, ma in questo caso noi si lavora su carta bianca, in teoria se si salvaguarda il lavoro non ci occorre. Allora, una cosa che vi voglio dire, come per i carboncini anche per le matite, esistono le matite di grafite più dure, più morbide. Vi voglio far vedere, per esempio, in questo foglio alcune prese di questi carboncini o di questi materiali. Per esempio, se io prendo, vi faccio vedere le differenze, la fusaggine, vedete, la fusaggine può essere estesa inizialmente, può essere estesa inizialmente e si può sfumare, guardate come sfuma grandemente. Se invece io uso uno di questi quadrelli, che ci sono medium, si può usare sia di punta e fa un tratto finissimo, ma io lo posso usare anche più esteso di taglio così e anche questo è medio. Qua ce n'è uno morbido che ha un tratto ancora più, vedete, più morbidi sono e più il tratto viene scuro. Logicamente io la prima visione d'insieme sarà quella di andare a mettere prima una base omogenea e poi piano piano usare le altre tipologie di carboncini. Se io voglio andare, per esempio, con un carboncino come questo, è ancora più duro in alcuni punti e ci sono anche questi di varie tipologie, più o meno morbidi. Guardate questo quanto è morbido e quindi fa un tratto sempre più duro e marcato. Vi dicevo, la stessa cosa noi la possiamo fare con le matite. Guardate, qui ci sono matite HB, è la matita generale, ok? Che si usa quasi sempre e si arriva da una gradazione leggera, si può andare sempre più a intensificare, ma fino a un certo punto, perché più di questa, diciamo, dimensione non potremo andare esercitando la nostra pressione. Vi faccio vedere, per esempio, utilizzando, questo è un 2B,
appunto un attimo la matita perché anche cioè il fatto che siano appuntate le matite è fondamentale. Per esempio, con un 2B io riesco a fare molto di più. Per esempio, riesco ad andare, diciamo con il foglio, vedete come è molto più morbida, e poi riesco a fare un tratto molto più marcato e scuro. Però vi dimostro che su questo il carboncino non attacca. Guardate, io qui sto mettendo il carboncino, lo vedete? Non attacca per niente, proprio perché c'è la grafite sotto. È il discorso appunto che vi dicevo prima. Quindi dovete conoscere benissimo questi materiali e io vi consiglio per tutti i tipi di matite, quando facciamo un disegno a chiaroscuro, come in questo caso, è fondamentale avere diversi toni, diverse tonalità, anche se si tratta di grigio e di toni di grigio. Quindi vi consiglio di farvi una griglia di 4 colonne almeno, scegliendovi 4 tipi di matite diverse. Voi dividete la griglia, vedete, in varie, almeno 10 se riuscite. Poi, per esempio, scrivete, faccio un esempio, qui scrivete HB nella prima, che è una matita che tutti avete, e poi partite dal punto più leggero e fate tutti i quadratini che diventano sempre più scuri e riuscite con la stessa matita, esercitando la pressione in maniera diversa, provate a vedere fino a che punto riuscite a fare le varie tonalità e così via. Questo lo fate lo stesso poi con questa matita che è un 2B e vedete le differenze da tenere il tono più leggero, via via marcando, esercitando una pressione sempre più forte, vi renderete conto che creerete scale di valori tonali sempre più evidenti. Lo stesso vi consiglio di provare tipo con un 4B oppure con un 9B, aumentando, diciamo, sapete no che cosa vuol dire? H tappe hard, che vuol dire duro, mentre B, le matite 6B, 9B, sono sempre più morbide e sta per black, ok? Che vuol dire nero. E quindi le matite artistiche si usa spesso matite black proprio perché sono morbide e si possono appunto lavorare. Andando avanti, diciamo, in questa descrizione, che cosa bisogna fare? Vi voglio dare 10 consigli per disegnare. Me li sono segnati proprio perché sono consigli secondo me utilissimi per tutti voi. Allora, uno, il disegno sicuramente è un'abilità, però è come un po' anche quando avete imparato a scrivere, no? Si può imparare e quindi sappiatelo tutti, che tutti si può imparare a disegnare e quello che più conta è di provare a disegnare non quello che sapete, ma quello che vedete, perché spesso uno dice guarda si fa questo vaso, ah sì io lo so com'è un orcio e lo faccio di fantasia. In realtà questo non è una cosa utile, perché il disegnare, considerate che il 50% del disegnare sta nell'osservare bene un oggetto, nell'osservare le luci, le ombre. Poi ecco, vi consiglio, come in questo caso, di esercitarvi, per esempio, prendendo delle foto, delle immagini che possono tornarvi utili, no? E in tutte le cose, questo vi servirà utile per il disegno, ricercate le forme base. Quali sono le forme base? Perché ogni cosa, lo sapete, può essere semplificata, ce l'ha detta anche Cézanne, il cono, il cilindro, la sfera. Qui è logico, cercate già di inquadrare la forma entro una forma semplificata. Questo vi tornerà più facile appunto per lavorare. Poi dovete usare il chiaroscuro. Cosa vuol dire? Il chiaroscuro vuol dire avere la maggiore varietà di toni possibili per definire meglio le luci e le ombre. Guardate bene, questo lavoro qui, questo orcio, lo capite bene che appare non perché è disegnato, ma dalla luce. Quindi se voi marcate la luce qui intorno e qua marcate lo scuro, emerge di conseguenza il dipinto. Non c'è bisogno di andare a marcare con una linea di contorno chissà che cosa, no? Proprio dovete capire che le ombre, le luci, i mezzi toni sono fondamentali e voi dovete metterne almeno più di 5 gradazioni di colore
Quando voi vi farete la vostra griglia di riferimento che vi ho detto con le matite, che siano carboncini morbidi, duri o quello che volete, o grafite o sanguigna, scoprirete che avrete fatto una tabella di 10 colori, 10 tonalità, scusatemi. A quel punto voi le comparate a queste e dice devo arrivare a questo tono qui a quest'altro tono e vi sarà facile così dare l'illusione della tridimensionalità, perché questo parte da un'immagine bidimensionale come quella che ho tracciato qui sotto io, e però arriveremo a una soluzione del genere, che è tutta giocata sul chiaroscuro. Altra cosa, siccome anche le matite di grafite, ma lo stesso anche i carboncini, hanno spessori diversi, anche voi tracciate linee più grosse o linee più fine a seconda delle vostre necessità. Non marcate tutto con la stessa pressione o con la stessa forza. Altra cosa, come si impugna la matita quando si disegna? Scordatevi di farlo come quando si scrive, perché quando uno scrive è logico, tiene la matita, almeno io la tengo così. Quando si lavora e si dipinge o si disegna, si deve lavorare non solo con il polso, ma anche con il braccio e quindi sentitevi sempre più liberi di fare movimenti. Potete esercitarvi inizialmente anche per sciogliere la mano prima di fare appunto il nostro chiaroscuro facendo, io consiglio sempre anche questo, anche ai ragazzi, di partire con la forma dell'infinito. Conoscete, no? L'infinito, così partite leggeri, allargate sempre più. Vedete, con l'infinito io non sto con il braccio appoggiato, anzi lo sollevo e sto lavorando con tutta la spalla, ok? E poi vado sempre più a marcare e a ingrandire il segno. Questo ci aiuta a prendere confidenza con il nostro lavoro e soprattutto a sciogliere il braccio e anche la mano. Quindi anche le linee che farete, voi potete decidere se dovete fare una cosa dettagliata, è logico, prenderete la penna, il pennino, il pennello, la matita o quello che volete più vicina alla punta, perché dovete controllare bene la forma o quello che volete fare. Se invece voi dovete fare una campitura ampia, è logico, tenete la matita più distante e lavorerete per grandi campiture, sciogliendo anche proprio la mano, no? Poi è logico, quello che vi ho detto prima è quello anche di conoscere il medium, perché io conosco, so quale mettere prima di questi per ottenere, avete visto qui no, non ha attaccato il carboncino, ve l'ho fatto vedere. Qui invece è la stessa carta, ha attaccato senza problemi, proprio perché io devo conoscere il medium, come si usa in base alla tecnica che voglio fare. Altra cosa, dovete essere coerenti anche col vostro stile. Per esempio, se qui è stato deciso di scegliere una trama grossa e quindi di far apparire la trama sotto, la trama non la farò apparire solo nello sfondo, vedete, è tutto omogeneo. Se decido di lavorare più di precisione, allora cercherò di fare un lavoro più di precisione dappertutto, non lascerò delle parti definite e delle parti al caso, no? Un'altra cosa, lasciatevi andare, non abbiate paura, tanto anche con il carboncino si può sempre ricancellare e poi vi spiego di più sulle gomme, perché si può, la gomma tradizionale come questa che è nella punta, qui funziona per abrasione. La gomma invece pane che vi ho fatto vedere funziona per assorbimento e voi potete sempre ritornare al tono, non voglio dire il tono iniziale della carta, perché è logico se ho usato una pressione così forte, poi non riesco a ritornare al tono della carta, no? E quindi vi dicevo, voi dovete lasciarvi andare anche nel creare il disegno senza stare attenti troppo, diciamo, a vedere il particolare, ma cercare di vedere tutto nell'insieme, no? E come vi ho detto, cercate di muovere tutto il braccio. Altra cosa, va bene, poi bisogna praticare il disegno, più uno lo pratica e più uno si rende conto del miglioramento appunto che uno farà giorno giorno. Allora, nel chiaroscuro, visto che è la lezione di oggi sul chiaroscuro, che cosa si può notare? Che se io mi prendo un cerchio e faccio una circonferenza, quella rimarrà bidimensionale. Con il chiaroscuro io quella circonferenza sono capace di farla diventare una sfera.
Lo stesso un quadrato e un cubo può diventare un cubo, lo stesso un triangolo mi può diventare una piramide, oppure un rettangolo mi può diventare un cilindro. Questo per farvi capire l'importanza dei valori tonali, di imparare a modulare tutti i toni, no? Allora, che cosa c'è? Il punto di massima luce. Guardate quest'opera che noi abbiamo da fare, o che la facciate con le matite di grafite, o che la facciate con il carboncino, o che la facciate con la sanguigna, per me è indifferente. Cioè, il punto di massimo chiaro è questo, è dove la luce si riflette. Osservatelo bene. Lo stesso il punto di massimo chiaro lo troviamo sul bordo, qui. Lo troviamo qui perché la luce viene nella stessa direzione e investe gli oggetti qui, appena qui sotto, qui sopra e qui. Vedete, c'è il punto di massimo chiaro. Poi ci sono tutta una serie di mezzi toni, che sono le gradazioni di grigio sfumate. Ci sono tutti i mezzi toni che sfumano e vanno verso dei toni più scuri. Poi c'è la zona scura, la zona in ombra. Ci sono le ombre proprie. Vedete, questa è l'ombra propria dell'orcio, perché venendo la luce di qua, qui si forma un'ombra propria sull'oggetto. Vi torna? Poi ci sono le ombre portate. Quali sono? Sono queste ombre che si proiettano sul piano d'appoggio, perché l'oggetto stesso appoggiato su quel piano fa queste ombre, ma le stesse ombre le trovate anche sulla parete. Quindi un consiglio vi posso dare è quello di avere questi accorgimenti. Uno, evitate di fare passaggi troppo netti. Cioè, se io da questo bianco vado subito a un nero e non vado attraverso queste gradazioni tonali, ecco, non ho l'idea della tridimensionalità. Come posso ottenerla? La posso ottenere, come vi ho spiegato, premendo di più, oppure ritornando, sovrapponendo la matita al colore con più passaggi. È logico, lo posso fare questo anche con l'aiuto, come vi ho detto, dello sfumino. Poi vi accorgerete che man mano che noi dipingeremo, apparirà sempre di più il nostro soggetto, la nostra forma. Logicamente anche quanti strati dovrò fare per sovrammettere i vari toni per ottenere il tono giusto del massimo scuro o del massimo chiaro. Dipende anche dalla superficie della carta, perché se voi prendete una superficie liscia ci arrivate prima, con una superficie ruvida ci vuole più tempo per ottenere tutti questi mezzi toni. Possiamo preparare la base del nostro lavoro. Vedete che qui c'è una base scura dietro. Si può già preparare il foglio sporcandolo già col carboncino. Magari si può evitare di sporcarlo proprio in queste zone, ma il resto è bene sporcarlo perché qui poi andremo a ripulire con la gomma. Ok? Quindi o che usiate la sanguigna o che usiate il carboncino, si può fare questo. Quindi sembra strano, ma anche la gomma si può usare proprio come uno strumento di disegno e ve lo dimostrerò stasera, no? Allora, vi consiglio di mettere il vostro foglio di lavoro su un supporto non rigido, un supporto abbastanza morbido. Cosa c'entra? Mica dovete mettere su una coperta. Però, per esempio, io vedete, ho questa sorta di tappetino, un supporto proprio duro, duro, come se fosse marmo, non è indicato, ok? Poi si può procedere per gradi lavorando a questo soggetto. Non so, voi, io posso provare a farla a carboncino. Ah, un'altra curiosità, sapete che si può anche acquerellare il carboncino e la sanguigna per ottenere dei toni più scuri? Ah, Poi ve le farò vedere. Allora, vedete, questi sono due carboncini, se voglio vedere la differenza la provo su questo qua, vedete? Questo mi crea questo e questo mi crea, è un pochino forse leggermente più chiaro questo. Anche questo dipende dal tipo di selce usata e io vado innanzitutto a crearmi anche una base. Vedete, logicamente io devo anche poi non perdere il disegno perché altrimenti io qui vado a crearmi tutta una base sotto.